Ciao Vogue, sono Valentina Ferragni e oggi vi porto con me a scoprire tutti i segreti della mia beauty routine. Partiamo! Il trucco che vi farò vedere oggi è un trucco che uso tutti i giorni, ma con qualche piccolo accorgimento può andare benissimo anche per una serata, ma tutto inizia dalla skincare. Io non amo utilizzare tantissimi prodotti per la skincare, mi piace avere pochi prodotti ma buoni, quindi i prodotti che vi farò vedere sono veramente quelli che utilizzo sempre, sia che sono a casa che sono in viaggio. Primo passaggio, la detersione. Questo qua, adesso mi lavo la faccia e torno da voi. Massaggio, qualche secondo, non sfregate. E ora risciacquiamo. Ok, viso deterso. Il secondo passaggio per me è uno spray, che è uno spray calmante. Questo qua è uno spray perché lo uso, perché la mia pelle è una pelle che tende ad essere un pochino rossa, una pelle veramente molto semplice, non ho grossi problemi se non questo ovviamente piccolo brufolo che mi è venuto proprio ieri sera e niente, quindi vabbè, dopo vedremo come coprirlo, però insomma una pelle che non ha tantissime problematiche ma tende a diventare molto rossa ed è molto sensibile, quindi mi servono dei prodotti che cercano diciamo di riequilibrare il pH della pelle. A posto. Come vi dicevo prima, la mia pelle è sensibile, quindi tutti i prodotti che utilizzo sono per pelle un po' sensibile, pelle che tende quindi ad arrossarsi. Utilizzo un siero. È un siero sempre calmante, lenitivo, quindi ne basta veramente pochissimo da utilizzare, circa 3-4 gocce. E lo applico anche questo su tutto il viso, massaggiandolo con molta tranquillità e senza sfregare la pelle. Anche questo circa tempo di utilizzo 30 secondi. Circa un anno fa ho scoperto di avere un tumore maligno sulla pelle, sulla fronte, definito carcinoma basocellulare. L'ho scoperto per caso, ma purtroppo ho dovuto subire un'operazione e quindi ho dovuto inserire la crema solare nella mia vita quotidiana e non solo al mare come pensavo un po' prima, no? Io uso questa crema solare protezione 50, mai scendere sotto la 50. Ne basta veramente pochissima, però va applicata su tutto il viso e anche sul collo, una cosa a cui davo veramente poca importanza, ma veramente il collo non perdona. La mia skincare è finita, vedete, basta veramente pochissimo. Il make-up che vedrete oggi è un make-up che utilizzo tutti i giorni, tutto l'anno, non mi piace molto cambiare, variare, mi trovo bene con questo make-up, è il mio cavallo di battaglia. Utilizzo una base illuminante, che è questa qua, una base illuminante un pochino colorata ma non troppo, che quindi mi dà quella pelle un po' luminosa, io non amo l'effetto matte, quindi luminosa ma senza appesantire la pelle. Ne basta veramente pochissimo ma fa un effetto come se avessi veramente un filtro. Correttore che io utilizzo uno per tutto, come sempre, quindi utilizzo per le occhiaie e anche per tutti i brufoli che mi vengono sul viso e anche per coprire un pochino la cicatrice che è questa qua. Faccio piccoli passaggi, io lo picchietto col dito, uso il dito anche perché non volevo dirlo ma mi sono dimenticata, cioè non so dove sia finito il pennello, quindi mi tocca usare il dito con questo unghia, cerco di non cavarmi l'occhio. Questo è finito, diciamo, la mia base di make-up. Il secondo passaggio sono le sopracciglia. Con dei piccoli accorgimenti posso avere delle sopracciglia che veramente cambiano completamente il look. Quindi utilizzerò 3 prodotti diversi. Utilizzo questo prodotto che è saprei definirlo un gel che un po' colla. E vedete, lo vado a pettinare le sopracciglia in alto, poco poco, però guardate adesso non ho ancora fatto niente, però già un pochino, io la differenza la noto, è veramente facilissimo, come fosse lo stesso scovolino di un mascara, quindi è veramente facilissimo. E adesso c'è il segreto perché si tira fuori un altro cosino, pennellino, che le va a pettinare e tenere in posa. Applico poi questo prodotto che per me è veramente innovativo, una sorta di eyeliner però molto leggero che tende a fare una sorta di finto pelo e quindi andare a riempire anche tutte le piccole parti dove io magari ho un po' di buchettini eccetera e creare ancora qualche pellettino in più. Vedete? Sembra che abbia qualche pellettino in più,
però è una cosa, un effetto almeno per me molto naturale. Ok, poi vado a pettinare quelle sopracciglia che ancora non sono ancora qua, e le sopracciglia sono finite. Il prossimo passaggio del mio trucco è la terra. Io utilizzo questa terra qua che ha 3-4 colori diversi. Mi piace perché mi dà quell'effetto baciato dal sole. L'applico un po' sulle guance, però la vado anche un po' a sfumare perché sennò mi dà tantissimo, mi sembra che abbia uno sacco enorme dal collo e non mi piace quell'effetto. Perfetta. Io utilizzo questo blush sui toni del rosato. E un'altra cosa che faccio, un piccolo trucchetto, utilizzo un po' di blush su questa parte perché mi sembra che mi illumini un pochino. Poi questo blush in particolare io lo adoro perché mi ricorda la mia mamma. Non so se è il profumo che ha, mi ricorda mia mamma non utilizza neanche lei tanti trucchi, forse è per questo che neanche io utilizzo tanti trucchi. Mamma, ti voglio bene. Io utilizzo questo illuminante che ha 4 colori diversi, quindi uno bianco, uno dorato, uno rosato e uno ambrato, se possiamo dire. Quindi utilizzo questo per dare un po' di illuminante qua, e qua ne basta veramente poco. Io amo utilizzarlo qua sulle guance, diciamo, che mi dà quell'effetto, vedete? Cioè veramente io tutti i prodotti illuminanti che uso fra un po' sono uno specchio, no? Faccio luce. Li metto un pochino anche qua sul naso, sulla punta del naso e sopra l'arco di Cupido per dare un po' di, non so, mi sembra che riempia un pochino più di tridimensionalità un po' alla bocca. Ok, quindi pelle finita. Gli occhi sono la parte più difficile per ogni persona che si trucca, perché non vengono mai uguali. E anzi, appena uno magari ti sembra che venga meglio, provi a aggiustare l'altro e viene ancora peggio, allora devi aggiustare l'altro perché è troppo e insomma diventa una roba terribile. Il primo prodotto che utilizzo è questa palette occhi. Come vedete è una palette occhi da solo 4 ombretti, cioè non utilizzo quelle palette con 20.000 ombretti diversi, non perché non mi piacciono ma perché non saprei cosa farmi tutti quei colori. Utilizzo il primo colore che è quello un po' più chiaro, che dà diciamo uniformità alla palpebra. Applico poi la seconda nuance di questo ombrettino di 4 colori e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile, quindi anche sul punto in cui non mettevo fino a una settimana fa. E questo dà un po' più di colore rispetto a quello prima. Vedete già come cambia l'occhio, dà profondità secondo me all'occhio. Ne basta veramente pochissimo. Per chi mi conosce e per chi ancora non mi conoscesse, seguitemi, il mio profilo Valentina Ferragni, sa che non amo truccarmi con colori troppo accesi, mi piace sempre essere un po' naturale, perché poi mi piace invece avere accessori colorati. Andiamo avanti. Nella mia palette utilizzo il colore più scuro per, diciamo, dare profondità ancora di più al viso e creare quella codina che mi piace tantissimo. Quindi utilizzo il colore più scuro qua, lo vado ad applicare su questa parte esterna della palpebra mobile, facendo, vi direi, come fosse un triangolino. Poi utilizzo l'ultimo colore della palettina, quindi vedete che tutti e 4 colori effettivamente io li uso, e vado ad applicare questo colore che è un po' brillantinoso, non so se lo vedete, forse avrei dovuto farvelo vedere sull'indice, non sul medio, ma come avrete capito la mia filosofia è glow e quindi tutto deve essere luminoso. Utilizzo questa matita marrone, utilizzo il marrone perché per il trucco per tutti i giorni secondo me è più naturale, e il nero lo prediligo per la sera, poi vi farò vedere come. E quindi questa matita, quindi io non ho problemi a mettere, diciamo, qua dentro la matita. Come vedete ho fatto questa piccola codina qua sotto, già così è carino, ma utilizzo un pennellino, vedete, tiro un pochino sull'occhio e vado semplicemente a sfumare un pochino
Utilizzo poi questo duo di matite sulla rima inferiore dell'occhio. Andrò a utilizzare questo colore che è sui toni del rosato, rose gold direi, e mi dà ancora un po' più quell'effetto illuminato. Secondo me toglie un pochino la stanchezza e mi apre ancora di più l'occhio. Adesso cerco di non spostarmi neanche la lente perché... E un'altra cosa che utilizzavo, mi ricordo tantissimo quando ero piccolina, era questo roll-on, diciamo, questa pallina tutta illuminata, con una crema illuminante che utilizzavo tantissimo quando avevo tipo 10 anni, 11 anni, e mi spalmavo questa cosa illuminata con delle particelle luminose su tutto tipo il collo, il décolleté di quando avevo 10 anni, no? E mi ricordo questa cosa, avevo questo ragazzo che mi piaceva e giocavamo insieme a tennis. E quindi tutte le volte che io andavo a tennis mi mettevo questo roll illuminante perché insomma mi volevo sentire carino, l'unica cosa che utilizzavo. E però andavo a fare tennis. Un giorno il mio maestro mi dice: ma che cos'hai? Che cosa ti sei messa sul collo che sei tutta illuminata tantissimo, no? Questo è il mascara che andrò a utilizzare oggi. Io prediligo i mascara che hanno lo scovolino di plastica, non amo quegli scovolini giganti. Quindi metto il mascara e poi un pochino sotto, anche se non tantissimo. Ultimo passaggio sono le labbra. Andrò a utilizzare 3 prodottini che per me sono perfetti, sempre sui toni del rosato. Quindi il primo prodotto che andrò a utilizzare è una matita contorno labbra, questa qua sempre sui toni del rosato. Anche la matita è naturale, la vado semplicemente un pochino a riempire. Questo rossetto è sempre sui toni del nude. Sembra scuro, ma in realtà addosso non è per niente scuro. E ultimo prodotto, visto che mi sembra di avere sempre un po' le labbra un pochino secche, utilizzo un lip gloss. Quindi andrò a utilizzare questo lip gloss, anche qua sui toni del dorato, bronze, che mi piace. Come vedete, mi sembra che anche questo effetto dia un po' di rimpolpi le labbra e via. Ok ragazzi, il trucco da giorno è terminato, spero vi piaccia, ma non è finita qui, perché adesso vi faccio vedere in 2 semplici passaggi come questo trucco da giorno si trasforma a sera. Quindi rullo di tamburi. Utilizzerò un eyeliner nero. Prima, come ho fatto vedere, utilizzavo il marrone, una matita marrone, invece per la sera mi piace optare più per il nero perché mi dà più profondità. Io inizio da qua, tipo, quindi arrivo in fondo e da qua inizio questa riga. Oh, ma sta venendo benissimo. Piano piano. Non è perfetto, non sono neanche identici, però ci ho provato, l'ho fatto solo per voi perché sennò sarei rimasta al passaggio precedente quando il trucco era perfetto. Per finire questo cambio trucco da giorno a sera andrò a utilizzare un prodotto che in realtà non è un vero ombretto, ma vi ho fatto già vedere prima che vi ho detto che lo utilizzavo anche come ombretto, cioè questa palette. Applico, vedetelo qua sul dito, e lo andrò semplicemente ad applicare in modo che me lo renda anche un pochino più scuro, perché come sapete io, oltre a provare a fare dei trucchi, la mia grande passione è la moda, che è anche il mio lavoro, e da circa 2 anni un altro mio lavoro è diventata la creazione di gioielli. Ho iniziato circa 2 anni fa a creare gioielli, che sono questi che vedete quindi anche sulle mie orecchie e anche sulle mie mani, e 2 anni fa ho deciso di intraprendere questo bellissimo percorso che è creare un brand di gioielli made in Italy, e quindi ho iniziato questa mia nuova, diciamo, svolta professionale che mi permette quindi ad oggi di avere un bellissimo team di donne under 30. Infatti sono la più grande, quindi posso dirlo ancora per 6 mesi under 30, perché fra 6 mesi diventerò trentenne, non potrò più dirlo. Come vedete il look da sera è terminato, fatemi sapere se vi è piaciuto, io ci ho messo tantissimo impegno e comunque è il trucco che mi accompagna da anni, mi fa stare bene con me stessa, e è stato bellissimo essere qua con voi perché questo format lo guardo veramente da tantissimi anni, ed essere tra cantanti, attrici, poi ci sono qua io, e niente, è un bellissimo onore. E niente ragazzi, ci vediamo presto, grazie mille. Mua.
Ciao Vogue, sono Valentina Ferragni e se volete scoprire altri video cliccate qui.